Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi continuiamo a vedere un po' la preparazione di Nadir per quella che sarà poi dopo la prima volta che lo monterò e tutto quello che ne conseguirà. Come avete visto nelle ultime volte abbiamo fatto un po' di preparazione, abbiamo fatto la preparazione attraverso il car wash, abbiamo fatto la preparazione attraverso le corde dietro, adesso invece andiamo a vedere un attimo com'è la situazione se andiamo a stringere la pancia, la parte centrale dove poi dopo va la sella e le nostre gambe. Per farlo ci aiutiamo con il bareback, che è quella specie di sottosella, vogliamo chiamarlo sottosella, fatto un po' anche per salirci sopra, che ha però il sottopancia normale, come se fosse una sella. C'è qualcheduno che sono sicuro già gli verrà la domanda spontanea: ma posso farlo anche col fascione? Sì, puoi farlo anche col fascione. Sicuramente il bareback è un pochino più voluminoso, per cui va un po' più a simulare in maniera diciamo più vicina a quello che poi è la sella. Chiaramente non una sella all'americana, magari è più, diciamo, come simulazione è un pochino più simile a quella della sella all'inglese. Noi andremo poi a mettere una sella all'americana. Perché? Perché andremo a preparare per di più in modo che il cavallo vada bene sia per la sella americana che per la sella all'inglese, che indubbiamente, essendo più piccola, essendo più leggera, essendo meno ingombrante, poi dopo va a dare anche meno fastidio al cavallo. Fastidio nel senso le prime volte che lo montiamo, perché poi dopo, come sapete bene, non c'è differenza tra la sella inglese e la sella americana se non per lo scopo per cui sono state progettate. Comunque ci ho fatto un video, magari andatevelo a recuperare, così capite bene cosa voglio dire. Una cosa importante che voglio ricordarvi fin da subito è: iscrivetevi al canale, perché YouTube ci dice che meno del 40% di coloro che guardano i video sono iscritti al canale. Se trovi interessante questi contenuti che noi portiamo e sai quanto lavoro c'è dietro a fare un video, l'unica cosa che puoi fare, diciamo la cosa più semplice, non l'unica, ma sicuramente la cosa più semplice che puoi fare è quella di iscriverti. È completamente gratuito, farlo per cortesia. Torniamo a noi. Quello che noi andremo a fare oggi è mettere il bareback e vedere un attimo di aiutarlo un po' a superare questa paura. Questa è la quarta volta che noi mettiamo il bareback su di lui, o quarta o quinta, non mi ricordo, mi sembra quarta. Vi metto qui delle immagini di quando abbiamo messo la prima volta il bareback per farvi vedere un attimo quello che può accadere. Come ho già specificato nei video precedenti, non fate queste cose da soli a casa vostra. Cercate un bravo addestratore professionista, e ripeto di nuovo in maniera più incisa, professionista, cioè quello che lo fa per lavoro e di lavoro fa quello. Non andate a prendere persone che si improvvisano, non andate a prendere persone che dicano io fo e poi di mestiere fanno l'imbianchino. Con tutto il rispetto per gli imbianchini, ma per dire, fanno completamente un'altra cosa, ok? Andate su persone che fanno di mestiere questo, che sono professionisti, che hanno studiato per fare questo. Ci tengo veramente tanto a questo aspetto qua, perché fare dei casini su un puledro è facilissimo e poi dopo chi ne paga le conseguenze sono ovviamente i proprietari del puledro. Quindi non trascurate questo aspetto qua, spendete di più magari, ma andate a cercare persone che sono professionisti. E ovviamente su questa parte qua io non posso altro che aggiungere l'accento: professionisti di equitazione naturale.
ce ne sono in Italia, non ci sono solamente gli istruttori Parelli, ce ne sono anche altri che comunque adottano i dettami dell'equitazione naturale per domare il cavallo, per addestrarlo, eccetera eccetera, quindi rivolgetevi a uno di questi. Torniamo a noi. Prendiamo Nadir e andiamo in campo. Perché voglio andare in campo? Potrei farlo anche qui nel playground? Sì, posso farlo anche qui nel playground, però nell'attimo in cui vado a mettere il bareback e magari lui ha bisogno di muoversi un po', preferisco farlo in un ambiente dove non ci sono ostacoli intorno, perché quando i cavalli vanno un pochino in panico non guardano bene dove mettono i piedi, e quindi preferisco farlo muovere un pochino qui e poi dopo portarlo nel playground. Anzi, a quel punto lì è una cosa importante, perché vedrete che se io gli do uno scopo lui si dimentica di quello che c'ha addosso, si dimentica, nel senso lo accetta più facilmente. Però vediamo un attimo quello che succede. Io improvviso, questa è una diciamo una struttura di massima. A proposito di strutture, come ho già specificato nel video precedente, ricordatevi che per addestrare un cavallo non c'è un'unica strada, c'è una struttura di base a cui noi ci atteniamo, però poi dopo tutto va modulato in funzione del cavallo. Quindi andiamo a prendere il bareback e andiamo un po' qua. Vieni piccolino. Lui già questo lo conosce, che l'ho fatto già annusare, mettere, portare, eccetera eccetera, in più di un'occasione, quindi non è un problema, non deve essere un problema poterlo mettere. Se lui si muove, io non faccio altro che continuare un po', ok? Voglio che non abbia nessun problema mentre che questo affare qua si muove intorno a lui. Se, vedete, se si muove vuol dire che c'è un po' di tensione sopra. Quindi come sempre gioco d'amici. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E adesso lo rimettiamo. Vedi, quello che arriva dalla parte di là simula un pochino la staffa. Devo fare attenzione che non sbatta troppo forte, però se sbatte un pochino può essere sempre di aiuto, perché lo porta un po' a abituarsi al fastidio che ci può essere. Chiaramente questa cosa qui io non l'ho fatta la prima volta ho fatto tutto in maniera molto più soft. Cioè più soft vuol dire che ce l'ho messo piano piano, sono andato di là, ho appoggiato il sottopancia, poi dopo ho piano piano messo il sottopancia. Perché lo sto facendo dopo la terza, quarta volta? Perché lui a questo punto si presume che abbia un pochino capito cos'è questo affare, non è qualcosa da aggrappato alla schiena per cui deve avere tanta paura, e quindi posso permettermi di cominciare a fare un pochino di più. Chiaramente è tutto al condizionale, non si sa, non si sa. Può essere che magari fra un attimo inizia a sgroppare e lo tira in terra, però noi dobbiamo testarle queste cose, soprattutto perché lui deve imparare che quello che io faccio non lo deve mettere in pericolo. Questa cosa qua, che lui si muove, non va bene. Voglio che lui non abbia timore di questo aggeggio qui. Bravo piccolino, bravo, bravissimo, bravissimo, sì, sei bravissimo, bravissimo. Andiamo avanti. Questo qua, vedete, lui ha paura delle cinghie, ha paura delle cinghie, quindi adesso la tiro su, questa cinghia qua, e la blocco un pochino. A volte i cavalli danno più problemi le volte successive che le prime due volte, tre volte. Perché? Perché all'inizio magari dicono vabbè, cos'è questo, non è niente. Poi quando invece
scoprono magari che in alcune situazioni gli può dar fastidio. Per esempio io ho scoperto che a lui gli dà parecchio fastidio quando mentre si muove questi lo toccano qua dietro. Quando fa passo no, ma quando si muove sì. Quando si muove intendo quando fa le andature. Quindi a questo punto mettiamo il sottopancia, quindi sembra, almeno apparentemente, che gli dia paura non tanto il sottopancia qui sotto, okay, che stringe qui sotto, ma più questo che una volta che lui inizia a fare trotto o galoppo gli sbatacchia addosso. Lui ha già cambiato anche la frequenza respiratoria, voi non lo sentite perché il microfono non ce la fa, però in questo momento lui ha già iniziato a essere un briciolino più preoccupato. Bravissimo piccolino. Ovviamente non lo sto tirando tanto, però lo sto bloccando a sufficienza da far sì che anche se lui sgroppa non gli va indietro, perché la pericolosità è se questo gli va laggiù, e scende giù così. O vabbè, anche se ruota, però se ruota, insomma, diciamo questo qui poi tutto sommato non è una sella, è qualcosa che sta sotto, però è difficile che ruoti, più che altro non deve scorrere indietro, ok? Lui adesso prova a farlo muovere un po', vediamo se riesce a rimanere abbastanza calmo, oppure se invece adesso voglio fare un po' di cambi di direzione. Se lui accelera gli chiedo di rifare il cambio di direzione, perché voglio che pensi e che non deve semplicemente iniziare a correre perché c'ha quello lì addosso. Questo fatto qua che gli chiedo di fare il cambio di direzione, quando lui piega il dorso, lui è costretto a allentare un po' i muscoli e quindi è più facile che piano piano si rilassi. Questo l'ho già spiegato una volta su un video, non mi ricordo se è sull'abbonati o cosa, su un video che faccio da sella e spiego come mai all'inizio, quando un cavallo è teso, conviene fare dei piccoli otti. Quando il cavallo è così dovete fare sempre attenzione, perché da un momento all'altro può esplodere. Lo so che molti di voi non ci credano, che dicono no, ma non è così, ma è bravissimo. Sì, e magari lo è, però se esplode nel momento che gli siete davanti vi prende, e quindi voi partite sempre dal presupposto che possa accadere. È per questo che è importante avere una persona di esperienza accanto, perché come diceva la reclame, turista fai da te, ai 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 ai, no? E qui è un po' la stessa cosa. Siccome fassi male un attimo con i cavalli, pensate sempre a far sì che non succeda nulla, perché quella che per voi potrebbe essere una brutta esperienza lo è sicuramente anche per il cavallo, e noi non vogliamo che le prime volte che noi montiamo il cavallo lui lo viva come una brutta esperienza, perché quella brutta esperienza se la porterà tutta la vita, ok? Adesso lui ha bisogno di muovere un pochino i piedi, lo lascio un pochino stare e vediamo se lui riesce a trovare di nuovo un momento che riesce a ritornare al passo. Adesso prova a cambiare direzione. Lui questi cambi di direzione qui al trotto l'ha fatti giusto 2 volte. Ok. Ora gli ho chiesto io di muovere un po' i piedi e andare nel trotto. Quando i cavalli chiedono di muovere i piedi, cioè quando hanno bisogno di muovere i piedi, dobbiamo farglieli muovere, però dobbiamo farglieli muovere
meglio se è in una maniera un po' diciamo come vogliamo noi, un po' controllata. Non so, forse non si riesce a vedere dal video, però lui ogni tanto contrae i muscoli dietro, i muscoli diciamo della parte alta della groppa e della parte bassa dell'addome, proprio quando queste cinghie lo vanno un po' a toccare lì. Bravo. Voglio vedere se riesce questa volta a superare la paura delle cinghie senza dover prima sgroppare per 5 minuti. E le altre volte lo ha sempre fatto, tranne che forse l'ultima volta, che sono riuscito a scaldarlo in una maniera molto ma molto più soft, un po' come sto facendo adesso, e l'ha fatto pochissimo poi dopo quando è andato nel galoppo. E le due cinghiettine là che svolazzano dietro e potrebbero simulare le staffe, potrebbero simulare anche le vostre gambe, o potrebbero simulare quei laccetti che ci sono nelle selle all'americana dove ci si lega la roba. Questo sono importanti. Molti dicono no, ma togli tutto, metti solo quello perché sennò lui si impaurisce. Sono cose che deve affrontare, io lo posso solo aiutare, deve affrontare da solo e capire che non succede nulla. Quindi io devo creare delle catastrofi, si chiamano tecnicamente nel nostro mondo si chiamano catastrofi controllate, ok? Devo essere io che causo qualcosa in modo che lui piano piano capisca che anche in quella situazione lì io sono qui per aiutarlo. Allora adesso io con questa parte qua della bandierina vado a toccare i fianchi per renderlo meno reattivo sulle cinghie, ok? Quando è pronto ripartiamo. Vieni bimbo. Quindi cosa faccio? Vado a toccare un po' qua e un po' là con la bandierina nei punti dove poi dopo le cinghie toccano quando fa un'andatura più alta. Adesso chiedo del trotto. E nel frattempo che trotta io continuo a toccare dietro, di qui e di là. Ok? Così, vedi? Oh, questo è buonissimo, e quindi lo fermo e mi tolgo dal davanti e lo premio. Se mi seguite già da un po', questa roba qua l'avete già vista, ho fatto gioco d'amici in movimento, ho fatto diversi video in questo senso, e quando il cavallo comincia a rilassarsi nel circolo, mentre che noi camminiamo con lui, lo tocchiamo con lo stick eccetera, è veramente un buon segno che comincia a ammorbidirsi, i muscoli cominciano a rilassarsi quando fa questo suono, oppure i primi sintomi a volte sono semplicemente che abbassa la testa o che mastica. Ragazzi, io riparto, voi nel frattempo andate qui sotto e cliccate su iscriviti. Molto bene, adesso voglio andare più vicino, quindi scorcio e vado di nuovo a toccare di qui e di là. Molto bene, adesso lo facciamo da quest'altra parte. Su. E vediamo se riusciamo a prepararlo bene per le cinghie che lo toccheranno quando gli chiederò di andare nel galoppo. Eccola là. Bravissimo. Vedete come alza la testa?
bravo, bravo, bravo. Ok, questo va molto bene. Adesso lo facciamo muovere un po'. E nel frattempo che si muove lui mi muovo anch'io, Poi chiedo un pochino di galoppo. Ok. Avete visto, i primi 2 giri l'ho fatti con lui, anche questo, perché voglio curare la partenza in maniera particolare, voglio controllare, vedete che adesso è falso, voglio controllare se lui parte giusto, se mette bene dietro posteriori, se non parte come si dice a coniglio. Ecco, questa è una bella partenza, bravo piccolo. Bravo. Non parte a coniglio vuol dire che non parte con tutti e 2 i piedi dietro uniti, ok? Quella roba là non la deve fare. Se la fa vuol dire che c'è della tensione dentro. Ovviamente la tensione può essere dovuta all'euforia, può essere dovuta al nervosismo, può essere dovuta alla paura, è sempre adrenalina ma assume sfaccettature diverse, ma in nessuno di questi casi io voglio che lui impari a partire a quella maniera, ma soprattutto non è una questione che lui impara, lui sa partire bene, è qualcosa che riguarda la situazione. Io non voglio che quando io gli chiedo di partire lui vada in ansia, ok? Voglio che lui rimanga rilassato e soprattutto non voglio che anticipi. Infatti adesso lui voleva partire dalla parte di là e io invece gli dico no, stai qua con me, qua ci si sta benissimo, non è qualcosa che io desidero che tu faccia in automatico. Adesso proviamo un attimo. E adesso andiamo da quest'altra parte, su. Ok, vediamo un po', questa partenza non mi è piaciuta, era molto accelerata e questo rumorino qui sotto, sentite? Ci indica che da questa parte lui è più teso, è a destra, è abbastanza normale. Adesso vediamo un po' se muovendosi un po' per il campo, che è molto meglio, però continua a muoverti rispetto a stare fermi, è molto meglio. Vediamo se lui riesce a ritornare più rilassato, da questa parte per lui è un pochino più difficile. Proviamo ad andare nel galoppo, vediamo che effetto fa. Non tirare, non tirare, non tirare. Ripeti. Bravissimo! Bravo! Avete visto che questa volta l'ho seguito, no? Cioè, capite che a volte il gioco del circolo va infranto, nel senso bisogna passare dal gioco del circolo al fare la longia. Cioè, è importante quando dovete correggere immediatamente alcuni aspetti, dovete seguire il cavallo. Quando dovete correggere alcuni aspetti, se io voglio lavorare sull'andatura, sul rispetto delle mie richieste, sul guarda dove metti i piedi, sul mantieni la direzione, eccetera, invece no, sto fermo. Ma se ho bisogno di controllare come lui parte, di come lui mette giù la spalla, eccetera, eccetera, la testa, se mi tira sulla coda, allora lo posso seguire un attimo e aiutare. Dovete sempre pensare nella vostra testa come posso fare per aiutare meglio il mio cavallo. Questo è importante. Quindi adesso riproviamo l'ultima volta sia a destra che a sinistra e poi ce ne possiamo andare nel playground a provare a fargli fare qualcosa con il bareback addosso. Ok, proviamo di nuovo.
ok, molto bene, bravo, un pochino indietro, ancora un pochino indietro, ancora un pochino indietro, che voglio che la gamba da dove parte sia più avanti, bravo, passo, ottimo, adesso è trotto, ottimo, e adesso proviamo a vedere se facciamo una partenza di galoppo fatta bene. Non si tira via. Non voglio che mi smetta di galoppare lì. Se lì non mi smette. Esatto. Vediamo se riesce. Bravissimo. Tutte e due l'occhi. Bravo. Esatto. Dovete insegnare tutto al cavallo, anche a fermarsi bene, quindi dovete sempre fare attenzione, si ferma giusto, si ferma dritto, vi guarda con tutti e due gli occhi, si storge, dovete sempre mettere a posto, non è che lui adesso dice ah devo riandare di là, no, non devi riandare di là, hai visto? Bene, adesso proviamo a andare a fare ad esempio la pedana basculante. Vediamo un attimo se riesce a farla senza impaurirsi più di tanto. Se lo trovo mi metto una piccola clip delle prime volte che l'ha fatto, che faceva veramente ridere. Bravo. Ancora, ancora. Ancora. Esatto, lui si affretta ad uscire e io gli chiedo di uscire in retromarcia. Ce la facciamo a girarsi? Bravo, back, ancora, bravissimo, ok? Usate sempre la psicologia, vuoi andare da quella parte? Bene, andiamoci però come ti chiedo io. E così sfruttate l'occasione per fargli fare un esercizio, nel mentre che però lui ci mette la volontà perché era la direzione che voleva tenere. Vieni, vieni, sì, lascialo fare. Allora adesso qui sotto c'è un gatto. Cosa facciamo? Lo schiacciamo. Dormitilla. Bisogna che tu esca, dai. Brava, dai, dai, su, dai, dai, dormitilla. Adesso portiamo davanti a questa. Oh, molto bene. Sì, però prova. Bravo, non fare il furbo che tu metti i piedi avanti così non bascula, Direi che posso essere molto contento oggi di questo cavallo. Lo facciamo stando anche dall'altra parte, sull'altro occhio. Spostiamolo lì. Esatto. Proviamo un po'. Proviamo un po'. Bravo. Prova. Te sei furbo, ma parecchio. Vediamo un po' a vedere se tu vai un po' più indietro cosa succede. Oh, si alza, bravo, questo voglio. Non si deve impaurire, non deve scartare. Questo è, bravissimo. Sì, eccolo lì, bravo, sì. Mi piace molto che oggi non gliene interessa se la pedana si muove, nonostante che ci abbia anche il bareback sopra. Prova un po'.
Attenzione, bravo. Dove erano finiti i piedi? Bravissimo. Ok, lui per oggi ha finito di lavorare, lui lavora, dipende un po' dalla situazione, può lavorare un'ora, può lavorare meno, può lavorare un pochino di più, dipende da tante piccole sfaccettature. Quando faccio questi richiami, perché magari lui una cosa già la sa fare, però dobbiamo perfezionarla, dobbiamo vedere se magari anche oggi aveva difficoltà col bareback oppure no, tendo sempre a fare delle sessioni molto brevi. Quindi questa è la lunghezza del video che avete visto, quindi non so quanti saranno, 20 minuti quelli che sono. Lui adesso viene messo via nel senso buono del termine, perché poi alla fine viene messo là nel box col paddock, e così torna a mangiare un po' il fieno. Queste sono le cose che dovete ricordarvi sempre, con i cavalli non bisogna fare tanto, ma bisogna fare bene. Non bisogna fare tanto, bisogna fare bene, e a volte quando le cose vanno bene è la volta che non smettiamo, proprio perché vanno bene, allora si vanno a chiedere cose nuove. E invece bisogna fermarsi quando le cose vanno bene, poi da lì si riparte il giorno successivo. Vi ripeto ancora una volta di iscrivervi, di mettere un like se vi è piaciuto il video, vi aspetto nei commenti, scrivete pure tutte le domande che vi pare e noi ci vediamo nel prossimo video. Dimenticavo una cosa importante. Prima di tutto voglio ringraziare tutti i ragazzi che nel giro di 3 giorni si sono iscritti all'Academy. Praticamente hanno completato tutti i posti disponibili e ne è rimasto solamente uno. Fino a che non sarà preso anche quel posto lì, le iscrizioni rimarranno aperte fino al 31 maggio. Dopodiché si chiudono. C'è l'ultima possibilità. La prossima Academy si aprirà a settembre, l'iscrizione, e poi sarà l'ultima del 2024. Se vi va di stare qualche settimana insieme a noi, non vi fate scappare questa opportunità, c'è l'ultimo posto. Oh, galloping dreams, we ride far and wide, in a world so vast, we feel alive, underneath the open sky, we're wild and free. Oh, galloping dreams.